1347, porto di Messina. Dal mare emergono 12 galee genovesi. Non arrivano con il rumore del commercio né con le voci dei marinai. Arrivano in silenzio. Le vele sono ancora alzate. Gli scafi ondeggiano piano nell'acqua scura. Ma a bordo qualcosa è già finito. Quando le navi toccano il porto, chi sale trova corpi distesi sul ponte, uomini piegati dalla febbre, volti svuotati, occhi persi nel vuoto e sulla pelle segni terribili, gonfiori neri, macchie scure, ferite che sembrano venire da qualcosa di sconosciuto. Messina non lo sa ancora, ma in quel momento sta aprendo le porte a uno degli incubi più grandi della storia. Perché il vero orrore non è soltanto su quelle navi, è ciò che sta per scendere a terra. Qualcosa che non si ferma ai moli, qualcosa che entra nelle strade, nelle case, nei mercati, nelle chiese, qualcosa che corre da una città all'altra, da un regno all'altro, senza chiedere permesso. Nel giro di pochi anni l'Europa cambierà volto. Campi abbandonati, villaggi svuotati, campane che suonano senza sosta, carri pieni di morti, famiglie spezzate, città intere travolte dalla paura. Prima che i medici potessero capire, prima che le preghiere diventassero grida, prima che il mondo medievale si rendesse conto di essere entrato nell'abisso. C'era ancora un'Europa viva, rumorosa, convinta di conoscere il proprio posto nel mondo. Poi arrivò la peste nera. Ma la storia della peste nera non comincia a Messina. Per capire come tutto questo sia stato possibile, bisogna guardare molto più lontano. Bisogna spingersi verso est, oltre il Mar Nero, oltre le montagne, oltre i deserti, fino alle steppe dell'Asia centrale. È lì che, secondo molte ricostruzioni storiche e scientifiche, il morbo comincia il suo viaggio. Non come un esercito, non come una religione, non come un impero, ma come qualcosa di molto più piccolo, invisibile e devastante. All'origine di tutto c'è un batterio, si chiama Yersinia pestis, un nome moderno per una minaccia antichissima. Questo batterio viveva in natura tra roditori selvatici, soprattutto in alcune aree dell'Asia. Per molto tempo rimase confinato lì, dentro equilibri fragili, ma stabili. Poi qualcosa cambiò. Le rotte commerciali del Medioevo stavano collegando il mondo come mai prima. Merci, spezie, tessuti, metalli, animali, uomini. La via della seta non trasportava soltanto ricchezza, trasportava anche pericoli. Il contagio viaggiò nascosto, silenzioso, senza bandiere, senza volto. A trasportarlo molto spesso erano le pulci, piccoli parassiti che vivevano sul corpo dei roditori. Quando un ratto infetto moriva, le pulci cercavano un altro ospite e in mezzo a città sporche, magazzini pieni di grano, navi affollate, stive umide e porti brulicanti, trovarono quello che serviva per moltiplicare il disastro. Il ratto non era il male in sé. Era il vettore perfetto in un mondo perfetto per la diffusione. Strade sporche, case affollate, scarsa igiene, cibo conservato male, animali ovunque e nessuna idea reale di cosa fosse un batterio.
Così la peste cominciò a spostarsi da una regione all'altra, dall'Asia centrale verso ovest, lungo carovane, città commerciali, fortificazioni, mercati. Attraversò territori immensi, raggiunse il Mar Nero e da lì trovò la sua strada verso l'Europa. Una delle immagini più forti legate a questo viaggio porta a Caffa, colonia commerciale genovese in Crimea. Secondo molti racconti, durante un assedio, i mongoli colpiti dalla peste avrebbero lanciato corpi infetti oltre le mura. Forse fu davvero così, forse no. Ma una cosa è certa: in quel punto del mondo, la malattia incontrò le grandi rotte marittime del Mediterraneo. E da quel momento fermarla diventò quasi impossibile. Le navi partirono, con uomini vivi e uomini già condannati, con merci preziose, con topi nelle stive, con pulci nascoste tra il legno, i tessuti, il cibo e la sporcizia. E quando approdarono nei porti del sud Europa, il contagio aveva già attraversato il mare. Messina fu una delle prime grandi porte. Poi arrivarono Genova, Venezia, Marsiglia. Poi Pisa. Poi le città dell'entroterra. Poi la Francia. La penisola iberica, i territori del Sacro Romano Impero, le Fiandre, l'Inghilterra. L'Europa cominciò a macchiarsi, porto dopo porto, strada dopo strada, regno dopo regno. La peste non si muoveva con la velocità del nostro mondo, ma per il 300 era qualcosa di mostruosamente rapido. Bastavano pochi mesi perché intere aree venissero travolte, e bastava pochissimo perché una città ancora viva si trasformasse in un luogo dominato dalla paura. I sintomi erano violenti: febbre altissima, brividi, vomito, debolezza estrema, dolori insopportabili e poi i bubboni. Gonfiori delle ghiandole linfatiche, soprattutto all'inguine, sotto le ascelle, sul collo, neri, duri, infiammati. In molti casi il corpo cominciava a cedere in pochi giorni, a volte in meno di 3. Esistevano anche forme ancora più terribili. La peste polmonare, che colpiva i polmoni e poteva diffondersi attraverso le goccioline respiratorie. E la peste setticemica, che invadeva il sangue e uccideva con una rapidità spaventosa. Per la maggior parte delle persone del tempo non c'era distinzione scientifica, c'era solo l'orrore di vedere qualcuno stare bene la mattina e morire poco dopo. E mentre il contagio avanzava, nessuno aveva davvero gli strumenti per capire cosa stesse succedendo. Non esisteva la teoria dei germi, non esistevano antibiotici, non esistevano cure efficaci. Si provava con tutto ciò che si aveva: erbe, incensi, sangue tolto dal corpo, preghiere, processioni, amuleti, fumo, isolamento improvvisato, ma quasi nulla funzionava davvero. Nel giro di poco tempo la peste smise di essere soltanto una malattia. Diventò un'atmosfera, un'ombra, una presenza continua. Le città cominciarono a chiudersi, i cancelli venivano controllati, gli stranieri guardati con sospetto, i malati evitati. Le famiglie si barricano in casa. Chi può fugge. Chi non può resta dov'è, sperando che il vicino si ammali prima di lui. La paura entra in ogni gesto quotidiano.
A quel punto non crolla solo il corpo, crolla la fiducia, perché la peste mette ogni persona davanti a una domanda terribile: restare accanto a chi ami e rischiare di morire con lui, oppure scappare abbandonandolo al suo destino. Madri lontane dai figli, figli che non toccano più i genitori, mariti che chiudono la porta, vicini che fingono di non sentire. Le cronache dell'epoca raccontano scene che sembrano uscite da un incubo. Medici che tentano di aiutare senza capire e spesso muoiono anche loro. Case piene di malati lasciati soli. Corpi trascinati fuori in fretta, fosse comuni, carri che raccolgono i morti, strade vuote di giorno e piene di pianti di notte. Boccaccio, che visse quegli anni, racconta una società che si spezza. Persone che si isolano del tutto, altre che reagiscono all'opposto, cercando piacere, vino, rumore, come se la fine del mondo fosse già cominciata. Per alcuni la peste era una punizione divina, per altri un mistero incomprensibile, per altri ancora semplicemente la prova che l'ordine del mondo stava crollando. E quando l'ordine crolla, nasce il caos. In molte zone la legge si indebolisce, mancano funzionari, mancano guardie, mancano sacerdoti, mancano lavoratori, mancano braccia per seppellire i morti. Ci sono città in cui il numero delle vittime è così alto che non si riesce più a dare un nome a tutti. Le case restano aperte. I beni vengono abbandonati. La terra resta senza contadini. Gli animali vagano tra i cortili deserti. Anche la religione viene scossa nel profondo. In un'Europa che viveva ogni cosa attraverso Dio, la peste era una frattura enorme. Se era una punizione, perché colpiva bambini, poveri, fedeli, monaci, innocenti? Se era una prova, perché sembrava non finire mai? Molti pregano, di più. Molti perdono la fede. Molti cercano colpevoli. Nascono paure, superstizioni, accuse. In tempi così estremi, l'essere umano cerca sempre un bersaglio. E spesso lo trova nei più deboli, nei diversi, negli stranieri. La peste non uccide solo con la febbre, uccide anche portando fuori il peggio delle persone. Prima di vedere come l'Europa è riuscita a rinascere da questo abisso, ricordatevi di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video. Eppure, in mezzo a tutto questo, nascono anche immagini che nei secoli diventeranno simboli assoluti dell'epidemia. Tra queste c'è quella dei cosiddetti medici della peste. La loro figura è rimasta impressa nella memoria collettiva, soprattutto per la maschera a becco. Quel volto inquietante, quasi disumano, con gli occhi coperti e il naso lungo riempito di erbe aromatiche, spezie e sostanze profumate. L'idea era semplice. Si pensava che il contagio viaggiasse nell'aria cattiva, nei cattivi odori, nei miasmi. Quindi bisognava filtrarla, proteggersi dal respiro del male. Oggi sappiamo che quel sistema non poteva fermare davvero il batterio nel modo in cui immaginavano, ma quella figura resta potentissima, perché rappresenta il tentativo disperato dell'uomo di dare una forma alla paura, di mettersi addosso una corazza contro l'invisibile.
Non tutte le città vengono colpite allo stesso modo. Milano, per esempio, secondo alcune cronache, riesce a limitare meglio il disastro in certe fasi, non perché fosse immune, non perché avesse capito la biologia del contagio, ma perché, in alcuni casi, si prendono misure durissime. Case murate, con i malati dentro. Isolamenti brutali, scelte spietate. È uno di quei momenti in cui la storia ti lascia una domanda scomoda. Si può salvare una città perdendo la propria umanità? E fino a che punto la paura giustifica l'estremo? La peste non mostra soltanto quanto siamo fragili, mostra anche cosa siamo disposti a fare quando crediamo di essere alla fine. E mentre il contagio continua a divorare l'Europa, il continente comincia lentamente a cambiare forma. All'inizio si vede solo la distruzione, campi senza raccolto, laboratori chiusi, mestieri spariti, famiglie interrotte, mancanza di cibo, mancanza di mani, mancanza di tutto. Ma proprio quella mancanza diventa l'inizio di una trasformazione enorme. Per secoli, in gran parte dell'Europa, il lavoro contadino aveva vissuto sotto un sistema rigido. La servitù della gleba legava milioni di persone alla terra e ai signori. Il contadino non era libero. Era parte del meccanismo. Poi arrivò la peste e quel meccanismo si spezzò. Poi, lentamente, qualcosa cambia. Dopo anni di contagio, la peste comincia a rallentare. Non sparisce in un giorno, non viene sconfitta da una cura, semplicemente perde forza, poco alla volta. In molte città aveva già ucciso un numero immenso di persone. I movimenti si riducono. In alcuni luoghi, anche senza capire davvero il perché, l'isolamento dei malati e la paura dei contatti iniziano a frenare il contagio. Ma la verità è che il Trecento non vide una vera vittoria sulla peste, vide piuttosto un esaurimento. Come se l'Europa, dopo essere stata travolta per anni, fosse rimasta in piedi solo tra le macerie. Entro il 1353 l'ondata più devastante della peste nera si era ormai attenuata. Il peggio era passato, ma il mondo che restava non era più quello di prima. Quando una parte enorme della popolazione scompare, tutto cambia. Il lavoro diventa più prezioso. Le braccia rimaste valgono di più. I contadini possono chiedere di più. I padroni, in molti casi, sono costretti a cedere. Il vecchio ordine feudale comincia a incrinarsi. La terra c'è ancora. Le città ci sono ancora, ma mancano le persone per mandarle avanti. Anche la ricchezza in parte si sposta, si aprono spazi nuovi, possibilità che prima per molti non esistevano. Non è una rinascita pulita, è un cambiamento nato dal trauma. Dopo la peste l'Europa non è più la stessa, esce ferita, svuotata, trasformata. E proprio da quella ferita comincia lentamente a nascere un mondo diverso. 7 anni, milioni di morti. La peste nera non è stata soltanto una malattia, è stato il momento in cui l'umanità ha guardato in faccia la propria fragilità. Perché la storia non è fatta solo di re e battaglie, è fatta di persone comuni, persone che hanno avuto paura, che hanno perso tutto e che, nonostante questo, hanno continuato a vivere. Forse è questo che rende la peste nera così vicina anche a noi. Non solo la morte, non solo il contagio, ma la domanda che lascia dietro di sé.
Tu cosa avresti fatto? Saresti rimasto accanto a chi amavi? Oppure saresti fuggito per salvarti?